Tonalità e modalità. Cosa vuol dire? Alla fine di questo video saprai la differenza fra tonale e modale. Arrivo subito dopo l'intro. Ciao, sono Emanuela e sono una clarinettista e sassofonista professionista. Mi occupo essenzialmente di didattica, faccio delle lezioni di jazz, improvvisazione e tecnica strumentale. Se è la prima volta che capiti nel mio canale, iscriviti, così rimani sempre aggiornato sulle nuove uscite e puoi accedere a dei contenuti esclusivi. Dagli anni 60 in poi si comincia a parlare sempre più frequentemente di modalità. La modalità deriva dai cosiddetti modi greci e questo argomento mette alla luce un problema frequente, che è quello di definire che cos'è un ambiente armonico modale o tonale. Facciamo un po' di chiarezza sull'argomento perché è un argomento molto dibattuto e molto controverso. Facciamo un esempio pratico. Se io sto suonando un Re minore, pensando alla tonalità, dirò che quel Re minore è un eolio di Fa. E perché è un eolio di Fa? Perché è una scala costruita sul sesto grado di Fa. Al contrario, quando penso a modalità, questa relazione con la scala madre non ha modo di esistere, quindi ogni accordo viene pensato come fine a se stesso. Facciamo sempre l'esempio di Re minore. Se trovo un accordo per esempio di Re minore settima, per me quel Re minore settima sarà semplicemente un Re fa la Do. Quindi non ha legami di tonalità con nessuno e necessita di risoluzione armonica su altri accordi. Da che cosa nasce questa sostanziale differenza? Nella storia della musica noi vediamo che la musica dell'antichità era una musica prevalentemente monodica. Cosa vuol dire questo? Che non aveva esigenze di verticalità armonica. Con l'evolversi della storia della musica però le circostanze cambiano e quindi c'è bisogno di uno sviluppo verticale dell'armonia. In un canto gregoriano, per esempio, che è questo qui, abbiamo delle linee melodiche che non hanno bisogno di un'organizzazione verticale. Anche se si canta a più voci, queste linee, anche se in realtà poi creano una struttura verticale inevitabilmente, non viene strutturato il canto gregoriano pensando a una sequenza di accordi, ma si pensa alla linea melodica. Quindi è l'idea primaria che cambia. Un musicista che compone una linea melodica non ha bisogno di una struttura di accordi. Dalla fine del XVII secolo al XVIII secolo, invece, i compositori ragionano in una maniera completamente diversa e quindi quando compongono un pezzo mettono la tonalità al centro del pezzo. Cosa vuol dire? Creo una struttura armonica e da quella struttura armonica vado a creare le linee melodiche. Dal 1950 in poi però la tonalità e la modalità si sono contaminate, quindi diciamo che alcune funzioni tonali si sono modalizzate, per così dire. Miles Davis nel 1959 fa uscire un album che si chiama Kind of Blue, nel quale la modalità viene messa al centro dell'attenzione. E da lì in poi, come sempre, per i pionieri della composizione, molti musicisti incominciarono a comporre e a improvvisare in maniera modale. Quindi, in buona sostanza, modalità è un'organizzazione prevalentemente orizzontale delle linee melodiche, dove ogni accordo basta a se stesso, per così dire. Tonalità, invece, è una situazione nella quale si pensa prevalentemente in verticale, quindi ruota tutto intorno agli accordi e ogni accordo può essere un sistema nel quale altri accordi gli ruotano attorno. Spero di aver fatto un pochino di chiarezza sull'argomento. Se hai domande o suggerimenti scrivimi nei commenti e io come sempre ti saluto e ti do appuntamento alla prossima. Ciao ciao!